Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo dell'andamento del mercato immobiliare italiano nel terzo trimestre del 2022, utilizzando i dati pubblicati nel report trimestrale dell'OMI, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Come probabilmente saprai, l'OMI è uno strumento dell'Agenzia delle Entrate che raccoglie ed analizza i dati sul mercato immobiliare italiano ed il suo report è una delle fonti principali di informazioni per capire l'andamento del mercato e prendere decisioni di investimento. Nel terzo trimestre del 2022 l'economia italiana ha subito un rallentamento a causa della crisi in Ucraina e all'aumento dei prezzi dell'energia. Nonostante ciò, il PIL, prodotto interno lordo, è aumentato, ma l'indicatore ciclico coincidente ITA-COIN è ancora in campo negativo, segno di un rallentamento della sua crescita. Sul mercato del lavoro, a ottobre 2022 c'è stato un aumento dell'occupazione e una diminuzione dei disoccupati e degli inattivi, ma l'indicatore dei nuovi ordinativi delle imprese manifatturiere è diminuito a novembre del 2022, segnale di un rallentamento della domanda interna. Il tasso di compravendite del settore residenziale ha registrato una crescita dell'1,7% rispetto al terzo trimestre del 2022, con solo 3.000 abitazioni in più compravendute su un totale di oltre 175.000. Questo rallentamento è stato più pronunciato nei comuni minori, mentre i tassi sono stati leggermente più alti nei capoluoghi. L'aumento delle compravendite è stato più evidente nelle isole, mentre al nord-ovest e al centro la variazione è stata quasi nulla e al sud è stata del 2,2%. Analizzando i dati mensili si è osservato un calo a luglio, seguito da un aumento ad agosto e anche a settembre. Nel terzo trimestre del 2022 le persone fisiche hanno acquistato circa 168.500 abitazioni, pari al 96,1% del totale delle transazioni avvenute, con una percentuale in crescita rispetto al terzo trimestre del 2021. La quota di acquisti effettuati con l'agevolazione prima casa è stata pari al 67% circa delle unità acquistate dalle persone fisiche. Circa il 49% delle compravendite è stato effettuato con un mutuo, mentre il 51% è stato effettuato in contanti. I prezzi delle abitazioni hanno registrato una crescita del 3,3% nel terzo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento è stato più evidente al nord-ovest, con un più 4,8%, seguito dal centro più 3,7%, le isole più 3,6% e dal sud 3,3%, mentre il nord-est è in coda con il 2,9%. Analizzando i dati mensili si è osservato un aumento dei prezzi a luglio ed agosto seguito da una lieve flessione a settembre. Il mercato non residenziale invece ha registrato anch'egli una crescita delle compravendite nell'ordine del 2,6% nel terzo trimestre del 2022, sempre paragonandolo con lo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita è stata più evidente nel settore terziario, più 3,4%, seguito dal settore industriale, più 2,1% e dal settore agricolo, più 1,1%. I prezzi dei beni non residenziali hanno registrato una crescita media del 3,9% quando paragonato con lo stesso trimestre del 2021. Il mercato dei terreni, infine, ha registrato una crescita delle compravendite del 3,9% nel terzo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita è stata più evidente nei terreni agricoli, più 4,6%, seguito dai terreni edificabili, più 3,4%, e da quelli industriali, più 2,1%. Il prezzo del terreno ha registrato una crescita del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In conclusione, il mercato immobiliare italiano ha registrato una crescita delle compravendite e dei prezzi sia nel settore residenziale che in quello non residenziale e nei terreni. Anche se il tasso di crescita è stato leggermente inferiore rispetto all'anno precedente. Grazie per aver seguito questo video sull'andamento del mercato immobiliare italiano nel terzo trimestre del 2022. Se vuoi rimanere aggiornato sugli sviluppi del mercato immobiliare italiano, segui questo canale YouTube e attiva la notifica. Spero che i dati presentati ti siano stati utili per capire l'andamento del mercato e prendere eventuali decisioni di investimento nel campo immobiliare.
Se sei interessato o interessata a vendere una proprietà, non esitare a contattarmi, sarò felice di fornirti maggiori informazioni sui miei servizi e su come posso aiutarti con i numeri e le statistiche a raggiungere il tuo obiettivo. Grazie ancora per la tua attenzione e arrivederci al prossimo video.